Buongiorno amici, oggi un video un po' diverso. Infatti faremo brillare 4 granate da 81 mm, residuati bellici della seconda guerra mondiale. Sto andando alla stazione dei carabinieri, qua di competenza della mia zona, perché abbiamo appuntamento con personale dell'esercito del 32esimo reggimento Genio Guastatori di Fossano. Ci troviamo tutti insieme e saliamo in montagna. Infatti a inizio mese un cercatore di funghi ha trovato questa bella sorpresina e bisogna mettere in sicurezza l'area, poi trasportare gli ordigni in una cava qua vicino e farli detonare. Iniziamo ad andare all'appuntamento alla stazione dei carabinieri. Ecco, siamo arrivati alla caserma dei carabinieri. Adesso cerco parcheggio e ci troviamo con i militari del Genio. Io nel frattempo mi sono messo un abbigliamento un po' più adatto perché dovremo salire su in montagna, siamo a circa 1100-1200 metri. Sia chiaro, questo è un contenuto dove vi faccio vedere un qualcosa che non capita tutti i giorni. 4 granate da 81 mm, per fortuna non capita tutti i giorni. La caserma dei carabinieri che ci ospita è comunque una struttura militare e anche i colleghi del Genio sono personale dell'esercito. Non farò riprese, non farò interviste, non è lo scopo di questo video. Gli amici del Genio Guastatori sono dotati anche di questi mezzi, guardate che belli, secondo me si divertono un sacco loro. Gli artificieri del Genio, nello svolgere il loro servizio istituzionale, si occupano tra l'altro di bonificare ordigni bellici, pre-bellici delle 2 guerre mondiali, che purtroppo ancora oggi si trovano in giro, magari nei boschi, nei campi, ma anche nelle città, e purtroppo sono ancora molto pericolosi. Al fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Tra l'altro, mentre che aspetto, piccolo cenno storico, i colleghi del 32esimo Genio Guastatore di stanza a Fossano hanno base nella stessa caserma dove io nel lontano ormai purtroppo 1997 ho prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri. Sì, perché all'epoca, nel 97, c'era ancora la leva obbligatoria e lì a Fossano era di base il 2° battaglione allievi carabinieri di Torino. Se c'è qualcuno che ha fatto servizio militare lì, oppure qualche collega che era insieme a me nel 97 nel primo plotone, scriva nei commenti, così almeno ci salutiamo. Bei tempi. In caserma ci hanno raggiunto gli amici dell'esercito del Genio Guastatore di Fossano e il corpo militare della Croce Rossa che si occuperà della sicurezza medica, insomma, nel caso succeda qualcosa, speriamo di no, amici. Detto questo, dopo un briefing, ringrazio il maresciallo e la caserma dei carabinieri che ci ha ospitato, ci stiamo dirigendo sulla montagna. Adesso sono fermo al semaforo. Ripeto, lo scopo di questo video è farvi vedere la collaborazione tra enti dello Stato per la tutela e la salvaguardia di tutti i cittadini. Giornata proprio adatta per queste scampagnate. Nebbia, freddo, si sale. Per fortuna salendo la nebbia si è diradata, era una nuvola di bassa quota. Mi sono fermato un attimo per farvi ammirare il panorama. Guardate che bello. Siamo arrivati sul posto, qui dovremo lasciare i mezzi e proseguire a piedi dentro questa strada sterrata. E ovviamente, siccome le rogne non vengono mai da sole, non potevamo essere in un posto comodo. I militari del Genio, gli artificieri, hanno fatto delle ricerche e mi hanno spiegato che in questa zona negli anni 40 l'esercito italiano provava le granate da mortaio, ma siccome all'epoca la tecnologia era quella che era, su 100 che ne sparavano 30 si innescavano, ma poi arrivate sul bersaglio non scoppiavano. Vedete quella cresta rocciosa che ce l'ha? Praticamente l'esercito si metteva da questa parte e sparavano, usavano come poligono
quella parte lì dove vedete tutti quegli alberi che adesso sono spogli perché si avvicina l'inverno. Ovviamente negli anni 40 dopo non facevano più la bonifica e quindi questa collina probabilmente è piena di questi ordigni inesplosi che rimangono comunque pericolosi. E dopo una bella camminata in mezzo alla natura raggiungiamo questa fattoria abbandonata dove predisporremo il nostro, diciamo, campo base. Adesso io accompagnerò gli artificieri sul sito dove sono state ritrovate le granate. Loro si occuperanno di predisporre tutto l'occorrente per farle saltare in aria, mentre io e i colleghi carabinieri con il megafono faremo, chiamiamola, un'evacuazione, insomma, nel raggio di circa 900 metri dal punto dove esploderanno. Poi ci occuperemo anche di sospendere il traffico sulla provinciale che è dietro questa costa per il tempo necessario alla detonazione. C'è pure il fiume da guardare. Ecco, questo è il posto dove sono state trovate. Adesso vedo se riesco a avvicinarmi un attimo, magari con l'obiettivo. Vedete? Quella lì. Gli artificieri le hanno segnate con quei palettini di ferro, il nastro, e quella lì è una delle 4 granate. Scusate, non mi avvicino di più. Il piano era di prenderle e trasportarle in una cava qua vicino, ma vista la località impervia e la difficoltà per trasportarle, visto comunque che siamo in una zona praticamente dove al momento non c'è nessuno, ci sono tutti i canoni di sicurezza per farle brillare qui. E quindi adesso noi torniamo su alla fattoria, mettiamo tutto in sicurezza e gli artificieri fanno il loro lavoro. Siamo a circa 800 metri di distanza, che è il raggio di sicurezza. Ci siamo già occupati di sgombrare, ma non c'era nessuno, visto il periodo, non ci sono né cercatori di funghi né cacciatori, tutta la collina circostante. Bene, tra poco sentirete il botto. Bene, anche per oggi speriamo di aver svolto un servizio utile per tutti. Le granate, che adesso sono delle granite, non sono più pericolose. I colleghi sono davanti a me, non li riprendo come vi ho detto prima, ma vi salutano. Adesso torniamo al servizio normale di tutti i giorni, sempre al servizio di tutti. Un saluto, alla prossima.